Questa è Siena, il nostro punto d'ingresso. Da qui faremo tappa per poi recarci all'Eroica. Guardi. Arriviamo a Siena in moto, 3 amici pronti a scoprire la città. Parcheggiate le moto, appena fuori dalle mura ci avviciniamo a Porta Romana, una delle porte più maestose della città, costruita nel 1328. Appena varchiamo l'arco ci troviamo catapultati nel cuore della contrada di Val di Montone. I vicoli stretti e le case in mattoni ci avvolgono, mentre il profumo del passato ci accompagna ad ogni passo. Siamo circondati da luoghi che raccontano storie di santi, di riti, di tradizioni che si tramandano da secoli. Poi all'improvviso si apre davanti a noi Piazza del Campo, una conchiglia di mattoni rossi che abbraccia il cielo, circondata da eleganti palazzi e dominata dalla Torre del Mangia. In quel momento comprendiamo quanto sia bella Siena. Tu che saresti là? La lupa. Il lupo, la lupa no. E tu invece La volpe. La volpe. Sparata. Io sono loca. Dai, io sono loca. E sono tacchi. È il cencio, poi alla fine chi vince prende il cencio. Il cencio. E tu cacci invece il cencio. E ora direzione Gaiole in Chianti, per quello che tutti chiamano la strada dell'Eroica. E questo è il percorso che ci porta all'interno dell'Eroica. Da qui comincia l'Eroica! Nei primi chilometri verso l'Eroica abbiamo messo le nostre 2 ruote anche al castello di Brolio, un'antica dimora medievale che un tempo difendeva il borgo di Gaiole in Chianti. Oggi veglia silenzioso sulle colline, testimoni di secoli di storia. Dopo il castello di Brolio ci siamo affidati al nostro senso dell'orientamento e ci siamo persi, ma perdersi tra le colline del Chianti ha il suo fascino, strade bianche, vigneti e panorami da cartolina, quindi anche se fate come noi e vi perdete è sempre un dolce perdersi, ma se volete seguire il percorso originale dell'Eroica scaricate la traccia. E così tra vicoli stretti e case del passato arriviamo a Asciano! Forse non avremmo fatto davvero il percorso dell'Eroica, però Abbiamo fatto un percorso gastronomico. Un percorso lucano. un percorso rispetto. Di tutto rispetto. Aspetta, dove siamo? Siamo ad Asciano, la botteghina. Bello. Però hai bevuto l'acqua. Io ormai vado d'acqua. Vabbè. Non è la tua natura. No, non è la tua natura. Sei contro natura, ciccio. Così da Asciano siamo arrivati al convento di Monte Oliveto Maggiore, immerso nel paesaggio unico delle Crete Senesi, con le sue colline argillose e i cipressi solitari. Questo monastero benedettino è un luogo di profonda spiritualità e arte. Oggi, come secoli fa, i monaci olivetani vivono secondo la regola di ora et labora, tra preghiera e lavoro, intonando canti gregoriani che risuonano tra le mura antiche, un luogo perfetto per una sosta durante il nostro viaggio in moto attraversando la Toscana. In sella alla moto la Toscana si svela curva dopo curva, le Crete Senesi offrono paesaggi lunari, mentre il Chianti regala vigneti e borghi medievali. Il rombo del motore si fonde con il battito del cuore, creando un'armonia perfetta tra uomo e macchina. E ora facciamo rotta verso il castello di Cosona, un'altra tappa per me imperdibile se si viene qui. Una moto, strade bianche, 2 amici, tanta felicità. Benvenuti a Monteriggioni! Eccoci a Monteriggioni, un piccolo borgo toscano che sembra uscito da un libro di storia. Non credete? Le sue mura circolari, intervallate da torri merlate, raccontano secoli di storia e dominano la campagna circostante.
Passeggiando tra i suoi vicoli si respira un'atmosfera medievale unica, con botteghe artigiane e la suggestiva Piazza Roma, cuore pulsante del paese. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime tappe del nostro viaggio in moto. Alla prossima avventura!